Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche settimanali sin dalla notte dei tempi? Il nostro lui, lei. Così, ecco. Bentornate a tutte, bentornati a tutti ragazzi miei. Grazie, 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 grazie a oltranza, come non ci fosse un domani. E sono veramente commossa e onorata di tutto questo amore che mi donate e l'amore che siete. Ed è veramente straordinario aver creato una comunità d'amore, una comunità d'amore. Amore, luce, veramente dei guerrieri incorruttibili con delle salde fondamenta. E io vi ringrazio perché avete realizzato il mio grande sogno, quello di portare la frequenza del pianeta a un'ottava talmente superiore che, voglio dire, ce la stavamo sognando sin dalla notte dei tempi. Quindi grazie, 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 grazie per tutto. Ok, ragazze, ragazzi, oggi partiamo subito. E per le ragazze nuove questo è un format dedicato all'energia del divino femminile e divino maschile. È un format che si può leggere a più livelli, ossia sia sia una persona di interesse, sia che non ci sia nessuno, sia come energia tue interne, il tuo femminile e la parte intuitiva, il maschile e la parte razionale, quindi intuito azione, va bene? Quindi le azioni che vai a fare a cosa devono essere conformi rispetto all'intuizione che ti arriva. Quindi il succo di tutto il nostro lavoro è portare i nostri yin e yang in equilibrio, femminile e maschile, affinché possiamo palesare delle realtà di spessore, delle realtà di successo e quindi tutti i nostri grandi archetipi allineati all'interno di noi per manifestare il nostro potenziale, massimo potenziale. Che devo dire altro? Ragazze mie e ragazzi, i nuovi, fatevi ispirare da questo format, fatevi proprio ispirare. Da questa parte mettiamo una persona tua di interesse, da questa parte ci sei tu, anche se sei un uomo, però ti puoi ritrovare anche l'energia maschile, anche se sei donna, mi spiego? Ok, quindi o l'energia femminile in una settimana piuttosto che un'altra. Io leggo e voi vedete dove vi risuona, va bene? Ok. Se non c'è nessuno, il divino maschile è quello che vi può arrivare durante la settimana, cioè le persone con cui entrate in risonanza, entrate in contatto, ma vi può anche arrivare un divino femminile. Lasciatevi ispirare sempre, va bene? Come se fosse proprio un film e voi vi identificate in un personaggio piuttosto che in un altro, va bene? Ok, detto questo ragazze mie, io parto subito. Oggi parto subito, andiamo a metterci gli oracoli delle carte metaforiche associative che vi piacciono tanto anche a me. Allora, andiamo a prendere quelle maschili e ci prendiamo quelle femminili. Ok, allora, tutti questi mallopponi li metto così, ok, questi metto qua. Allora, andiamo a vedere prima di tutto il nostro divino maschione, cosa ci combina questo qua questa settimana. Vediamo. Allora, battiamo le carte se riusciamo. Aspetta, che sono 600 miliardi di carte. Allora, vediamo per la settimana che va dal 26 al 26 febbraio al 3 marzo. Andiamo a vedere come lo troviamo lui in questa settimana, come troviamo l'energia maschile in questa settimana. Come troviamo l'energia maschile in questa settimana? Allora, una carta per l'energia maschile, poi una carta per l'energia femminile, queste carte da battere sono stupende, ma sono tantissime. Allora, no? Vediamo come sta la nostra signorina in questa settimana. L'energia femminile, come sta l'energia femminile in questa settimana? Ne mettiamo una qua, poi ci mettiamo due oracoli, uno da una parte e uno dall'altra, di queste, della magia.
Le carte metaforiche associative e gli oracoli nuovi che sto utilizzando li metto sotto all'info box in descrizione, ok? Comprensivi dei miei oracoli lui lei. Ok. Come sta l'energia maschile in questa settimana e l'energia femminile? Energia maschile, energia femminile. Ok, per adesso basta. Iniziamo subito. Allora, come sta il nostro maschione in questa settimana? Vediamo come sta questo. Così sta. Ok, beh, un bel figo qua sta. Allora, qua si denota un maschile colorato in questa settimana, un maschile che cerca l'ispirazione, un maschile ispirato dalla sua parte creativa. Abbiamo qua un uomo che è consapevole di piacere, un uomo consapevole di piacere, però nutre dei suoi dubbi. Cioè, è consapevole di piacere, ma nutre dei dubbi. Qua c'è, non lo so, io guardo le carte e mi arrivano anche le problematiche infantili. Vabbè, è questo il dono e quindi lo esprimo. Qua c'è un bambino che da piccolo non è stato capito, va bene? Come tutti noi, però si evidenzia in questa settimana questo tipo di ferita da evolvere. Un bambino che non è stato capito. A volte si mette delle maschere un po' da Latin lover, a volte però in solitudine è come se a volte non volesse vedere quella ferita. Ok. E si preannuncia qui un ragazzo giovane, anche se ha 80 anni, lo spirito è quello di rimettersi in gioco attraverso la sua intuizione e farsi guidare dalla vena creativa. Nei confronti di una lei, qua abbiamo un lui che ci prova, sa di piacerle. Ok, andiamo a vedere l'oracolo della magia, cosa ci aggiunge? Sì, Phoenix, Fenice. Che ti sembra questo come finale felice? Allora, qua c'è un maschile che si appresta ad avere un nuovo inizio nella sua vita e anche in relazione a una lei. E qua un maschile ha chiuso una dinamica, una vecchia dinamica, o c'è stata una chiusura o una brutta tappa si è chiusa e ne inizia una nuova in questa settimana e vuole anche una nuova tappa con una lei che vuole conquistare, perché lo vediamo invece di piacione qua. Sì, qua c'è, significa che ti sembra questo come un finale felice? È come se qua c'è scritto once upon a time, no? C'era una volta. È come se raccontasse una storia, in questa settimana è come se lui avesse l'epilogo, cioè la parte finale di una storia, ok? Avesse integrato dei doni relativi a qualcosa che è accaduto e si appresta a avere un nuovo ciclo, un nuovo inizio. Ok. Andiamo a vedere la lei come sta in questa settimana. Bellissima! Abbiamo qua 9 settimane e mezzo questa settimana. Abbiamo una lei in abiti molto seducenti, molto eleganti, una lei che si sente bella, bellissima, attraente, una lei sicura di se stessa, sicura delle sue qualità, sicura dei suoi talenti, dei suoi doni, della sua bellezza interna e esterna. Vedo una lei che è molto attraente in questa settimana e anche è lui che vuole, diciamo, passa l'acchiappo, passa l'acchiappo. Sì, vedo una lei bellissima in questa settimana, un'energia femminile molto seducente, molto attraente, una lei che si prende cura di se stessa, del suo corpo, va a fare magari la manicure, va a fare un massaggio, non lo so, vedo una lei molto attraente. Vediamo da che energia è accompagnata. Viaggio. Già hai tutte le risposte. Qua è una lei consapevole di avere tutte le risposte dentro se stessa e non deve cercare niente all'esterno. Io qua vedo una lei in questa settimana molto seducente, attraente, consapevole delle proprie capacità, dei propri doni, della propria bellezza, dei propri talenti. È possibile che faccia dei viaggi in questa settimana. E qua c'è una donna che ha in mano una cartina che sembra che cerca risposte fuori, ma quello che ci dicono i nostri archetipi in questa settimana ci dicono, vedi che hai tutte le risposte dentro, devi creare mondi nuovi, non devi andare verso mondi conosciuti. E lei si fa capace del fatto che sta creando nuovi mondi interni che le paleseranno all'esterno una realtà nuova, fatta del suo potere personale.
è già una bellissima energia qua, una bellissima energia. Molte di lei se ne sono andate da un lui che è un po' triste così, però si rimette in gioco. Ok, ok, bellissima energia di partenza. Andiamo a vedere come sta messo il signorino in questa settimana, vediamo un po'. Allora, andiamo a vedere energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei. Infatti che ti ho detto, c'è il re di bastoni, furia cavallo del West. L'energia attuale è che lui vuole fare azioni nei confronti di lei, azioni che mi parlano di forte passione, impeto. L'energia attuale è quello che lui si sente irrefrenabilmente attratto da lei e vuole fare azioni, è un'energia di azione, ok? Allora, andiamo a vedere adesso i pensieri di lui nei confronti di lei. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei? 3 di bastoni, la sta pensando e pensa di fare un primo passo, dei primi passi. È possibile che ci sia una distanza e sta pensando di muovere i primi passi. Rinnovato, ringiovanito, rinnovato proprio nell'energia. Mi parla di pensare di fare dei primi passi, un'apertura di cammino, qualcosa di nuovo nei confronti di lei. Ok, vediamo cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei. Cosa ha nel cuore? Cosa prova lui nei confronti di lei? L'imperatore. L'imperatore mi parla di una persona che vuole fare le cose fatte bene come dice lui. Sta pensando di muovere dei primi passi, questi primi passi li muove in conformità di come dice lui. L'imperatore nel cuore mi parla di una... si fa come dico io, a volte questa persona qui non è tanto avvezza alla parte emozionale, quindi in questa settimana troviamo un lui poco avvezzo alla parte emozionale, ma più predisposto ai sensi, alla parte sensoriale, alla parte passionale, la parte più sensuale, no? Troviamo un lui in questa veste in questa settimana. Qua abbiamo la stella. Qua c'è un lui che vuole chiaramente, ha il sogno di una donna, la stella. È come se lui non vuole sbagliare con questa donna. Ed ha un'energia sessuale, passionale irrefrenabile. Vuole fare le cose fatte bene. Ok. Andiamo a vedere... è anche un lui molto determinato a conseguire dei suoi successi personali. Vediamo un po', il blocco di lui nei confronti di lei qual è? Il re di spade, vedi come ti ho detto qua, è una persona poco avvezza ad aprirsi emozionalmente, più sensualmente, sessualmente. Il re di spade al blocco mi parla di una persona che probabilmente non si apre a livello emozionale, lo vedevamo anche con l'imperatore, e di questo mi parla, il re di spade, di una persona un po' più rigida, allo stesso tempo forte impulso passionale e sessuale. Ok, andiamo a vedere da quest'altra parte come troviamo la lei in questa settimana. Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei, energia attuale di lei, energia attuale di lei è il giudizio. Qua lei vuole una rinascita con un lui. Il giudizio mi parla di una rinascita oppure una rinascita nell'amore. Qua c'è una lei che si dà conto di valere, di avere potere, di essere attraente, bellissima, di avere tutte le risposte dentro. E l'energia attuale di lei, il giudizio, mi parla di rinascita, di darsi conto di questo che ti sto dicendo adesso. Alcune di lei vogliono una seconda opportunità con lui. Alcune di lei, altre vogliono l'opportunità con l'amore. Ok, sì, la temperanza mi parla anche del fatto che lei vuole un'altra opportunità, vuole parlare, è possibile che l'energia attuale di lei sia un'apparizione nei confronti di lui per parlare, per dialogare, quindi lei può chiamare lui per parlare, per dialogare, un'apparizione proprio, ok?
Vediamo un po' i pensieri, quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui. L'asso di denari. Lei vuole concretizzare un'opportunità con lui. L'energia femminile, puoi essere anche un uomo, si può ritrovare nell'energia femminile, vuole concretizzare un'opportunità, sta pensando di concretizzare un'opportunità con lui. Ok? Alcune di lei una seconda opportunità. Ok? Sì, qua c'è l'eremita, ci ha pensato tanto, lo sta pensando tanto, oppure sta pensando tanto lei, l'energia femminile, nel concretizzare anche delle opportunità personali, lavorative, se è singolo per esempio. Andiamo a vedere cosa ha nel cuore lei, cosa prova lei per lui. Qua c'è la giustizia. Allora, qua ci sono gruppi sostenuti di femminili, ripeto, possono essere anche uomini, energia femminile, che hanno nel cuore il fatto di risolvere qualcosa che è accaduto con lui, con un lui, e di fare la scelta giusta nei confronti di lui per concretizzare un'opportunità e avere un'altra possibilità. L'energia femminile che può essere anche un uomo, mi spiego? Ok, magari è il tuo lui che sta da questa parte. Oppure, qua abbiamo un'energia femminile che sta facendo le scelte giuste nei confronti di se stessa e anche dell'amore e si mette lei come priorità. Ok. Andiamo a vedere adesso. Fino a questo momento abbiamo forti segni dell'Acquario, della Bilancia, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia di nuovo, sì. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui in questa settimana. Il mondo. Il mondo mi parla di cambio o anche di una distanza che c'è tra lei e lui. Oppure a lei può costare fare questo cambio e iniziare una nuova tappa della sua vita amorosa. Gli può costare, gli è potuto costare fino a questo momento, adesso stiamo vedendo le energie che ci sono fino adesso, no? Poi andiamo a vedere quello che sarà in questa settimana. Ok. Un cambio, lei vuole fare un cambio o una distanza c'è affinché lei possa concretizzare questa opportunità. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Allora, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. L'asso di coppe. Si paventa amore. Le intenzioni sono quelle di darle amore in questa settimana. C'è l'asso di coppe, le intenzioni sono quelle proprio di d'amore. Un'opportunità d'amore. Chiarissime. Lui ha intenzione di concretizzare un'opportunità d'amore con lei, di aprirsi anche emozionalmente laddove non l'ha fatto. Ok? Vediamo quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Però c'è l'appeso. Le intenzioni di lui sono quelle di concretizzare un'opportunità con lei, però nelle azioni sta fermo. L'impiccato mi parla di una situazione di fermo che non riguarda l'amore, perché è uscito l'asso di coppe, riguarda altre circostanze che possono essere di natura di responsabilità proprie, lavorative o di distanza. Proprio chiarissime sono. Però poi andiamo a vedere cosa succede alla fine. Sì, qua cavallo di bastoni, come se si stesse trattenendo per altre questioni che non riguardano l'amore. Può trattenersi in questa settimana per altre questioni che non riguardano l'amore. Vediamo da questa parte. Abbiamo anche il segno del pesci qui. Andiamo a vedere le intenzioni di lei nei confronti di lui, quali sono? La stella, wow! Qua c'è una lei che è innamorata, ok? Qua c'è una lei che ha intenzione di avere un'opportunità in questo amore, che può incontrare in questa settimana, si sente proprio coinvolta. Ecco perché si sente così bella, attraente. Oppure se ci sono delle lei che vogliono una seconda opportunità con lui, le intenzioni sono quelle di realizzare questo sogno. Fortissimo il segno dell'Acquario. Vediamo quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui in questa settimana. Le azioni. 6 di spade. Molte di lei viaggiano verso di lui o si spostano loro verso di lui. Sì, qua abbiamo il 3 di coppe, le azioni sono quelle di andare verso di lui. Laddove lui non si può spostare, c'è un'intesa tra tutti e due, loro viaggiano da lui. Ok? Sì, sono quelle di realizzare questo sogno, di spostarsi, di viaggiare, assolutamente sì.
per stare bene, celebrare, sì, verso di lui, re di denari. Ripeto, queste possono essere energie di un maschile, va bene? Di un uomo, questa energia femminile. Qua ci puoi essere tu, va bene? Ok. Vediamo un po' l'energia finale di lui nei confronti di lei. Energia finale di lui nei confronti di lei. E il Papa, caspita. Questa è una persona che può avere delle responsabilità familiari o delle responsabilità proprie. Qua c'è l'asso di denari, mi parlano di responsabilità lavorative o proprie. Va bene? Al di là del rapporto con lei. Fatto sta che magari si trattengono in questa settimana per poi approcciarsi a fare una conversazione molto seria che mi parla di imperatore, papa, mi parla proprio di convivenza, di una relazione stabile, importante, va bene? Caspita, forte energia del papa, di toro, scusami. Poi lo andiamo a chiarire. Andiamo a vedere da quest'altra parte. Energia finale di lei nei confronti di lui. Energia finale di lei nei confronti di lui. Il 5 di bastoni. Ci possono essere un po' di contrarietà perché c'è una distanza oppure lui è impegnato sul lavoro. Oppure lei conosce una persona in questa settimana o l'ha già conosciuta da poco. Ci possono essere un po' di contrarietà che lei vuole risolvere con lui, mettere pace a situazioni di contrarietà che ci possono essere state, magari discussioni per altre persone. Lei vuole fare pace per questa cosa, diciamo, ok? Qua c'è 4 di coppe, sì, perché questa situazione la rende un po' insoddisfatta. Quindi qua diciamo che c'è una lei che vorrebbe, se ha un interesse in particolare verso una persona, una riconciliazione, una seconda opportunità concreta, realizzare questo sogno, spostarsi verso di lui e risolvere qualcosa che è accaduto tra entrambi. Se invece non c'è nessuno per l'energia femminile, io vedo qua che lei si innamora di se stessa prima di tutto. Però qua c'è la possibilità in questa settimana di incontrare una persona che la fa sognare. Ok? Assolutamente sì. Ci può essere un po' di contrarietà, poi andiamo a vedere perché. Invece da questa parte vediamo un'energia maschile che ha l'intenzione di realizzare un'opportunità d'amore con lei. Si può tenere un po' o si è potuto tenere un po' sulle sue per questioni proprie, lavorative, oppure perché ha un carattere un po' che non si lascia andare facilmente e può continuare in questa settimana a stare fermo prima di realizzare questa opportunità, oppure in questa settimana il senso qual è? Cambia prospettiva rispetto a questa apertura emozionale, quindi dà un'apertura emozionale e con il Papa si appresta a fare una conversazione molto seria che mi parla di una stabilità, di intenzioni serie nei confronti dell'altra parte, va bene? Ok, andiamoci a chiarire queste carte adesso. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' di cosa ci parla il Re di Bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Di cosa ci parla il Re di Bastoni? Di cosa ci parla il Re di Bastoni? Di cosa ci parla il Re di Bastoni? Re di Bastoni, Re di Bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei. 10 di bastoni. Qua c'è una situazione pesante. È una situazione che non avanza e lui la vuole fare avanzare. Ok? Vediamo un po' il 3 di bastoni, cosa ci racconta il 3 di bastoni. Cosa ci racconta il 3 di bastoni nei suoi pensieri? Infatti, lui vuole parlarle, comunicazioni, il 3 di bastoni, fare dei primi passi che riguardano comunicazioni verso di lei. La sua mente è anche posizionata in situazioni anche lavorative, come mandare avanti situazioni lavorative, ma nei pensieri il 3 di bastoni parla di apertura di cammino, di comunicare con lei, perché una situazione magari era pesante che non avanzava per varie questioni. Ok. Vediamo un po' l'imperatore, cosa prova lui per lei. Cosa prova lui per lei, l'imperatore? 5 di spade. Qua lui è combattuto. Probabilmente qua lui non si lascia andare facilmente alla propria parte emozionale
Il 5 di spade mi parla del fatto che nel cuore c'è tensione nei confronti di lei, vuole far andare avanti una situazione che magari è bloccata, non va avanti, vuole comunicarle oppure c'è una distanza, è combattuto o c'ha delle responsabilità o non si lascia andare facilmente alle emozioni o non si è lasciato andare facilmente alle emozioni perché magari ha avuto una situazione difficile. Mm? Vediamo un po' il re di spade a blocco. 6 di bastoni, c'è un po' di orgoglio qua a lasciarsi andare. Questa inflessibilità, ha un'inflessibilità e un po' di orgoglio a lasciarsi andare. Sì, ok. Vediamo un po' l'asso di coppe di cosa parla, le intenzioni di lui nei confronti di lei, le intenzioni di lui nei confronti di lei con l'asso di coppe. Il Papa, ragazze, questo convivenze vuole. Qua c'è asso di coppe e il Papa. Allora, qua si vince una situazione difficile, di difficoltà a lasciarsi andare per varie vicissitudini, una situazione che non avanza, ci può essere una distanza oppure una situazione di orgoglio a lasciarsi andare nuovamente, ok? Alla fine questa è la situazione di partenza, qua c'è un lui, asso di coppe e il Papa. Fortissima energia del toro, il Papa è uscito 2 volte. Il Papa mi parla di avere le idee molto chiare, persona molto seria, molto chiara nel realizzare l'opportunità d'amore, asso di coppe. Vediamo un po' l'appeso nelle azioni di lui, perché c'è l'appeso? Azioni di lui nei confronti di lei, perché c'è l'appeso? Ah, per lavoro ragazzi, 10 di denari. Lavoro o famiglia, 100%, non è altro, infatti te lo dicevo. Allora, è probabile che in questa settimana non fa azioni in particolare, perché ci sono circostanze esterne che mi parlano di lavoro o di casa o di famiglia o di stabilità, e per cui lui deve temporeggiare. Magari alla fine di questa settimana o la settimana successiva, ok? Quindi, certo è possibile lui anche voglia una stabilità sua di casa o una stabilità economica. Certo è che lui vuole darle tutto a lei col 10 denari, eh? Mm. Vediamo il Papa, energia attuale, scusami, energia finale di lui con il Papa. Sì, il 4 di spade. Allora, qua ci sono delle questioni ferme per responsabilità di casa, di lavoro o di altro. E al tempo stesso fammene mettere 2 altre. Questo cos'è? Cavallo di bastoni. Sì, sì, re di denari. Allora, è assolutamente giusto qualche giorno di tempistica, di una posticipazione, perché qua le questioni possono essere ferme di natura di responsabilità, o comunque sia per alcune credenze che lui ha nel non lasciarsi andare subito, vuole fare le cose fatte bene, poi c'è cavallo di bastoni e re di denari. C'è una persona responsabile, una persona determinata, sa cosa vuole, si muove, cavallo di bastoni in funzione di questa determinazione che ha il re di denari. Fortissimi segni di terra qua, Toro, Vergine e Capricorno. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Allora, mettiamoci queste altre. Vediamo, energia attuale di lei nei confronti di lui perché c'è il giudizio. Energia attuale di lei nei confronti di lui perché c'è il giudizio. Energia attuale di lei nei confronti di lui perché c'è il giudizio. Paggio di spade. Sì, allora qua vediamo una lei che sta a sorvegliare quello che accade, vuole un'altra possibilità oppure lei è molto osservata da lontano da qualcuno. Oppure lei sta osservando qualcuno da lontano, sta osservando le sue mosse, sta osservando cosa fa e diciamo che il giudizio mi parla che vuole una rinascita lei, in amore, o con una persona oppure in amore a prescindere. Vediamo nei suoi pensieri l'asso di denari. 4 di coppe. Certo è che qua abbiamo una lei che vuole un'opportunità con lui ma è insoddisfatta. È come se non è che è insoddisfatta dell'attitudine del suo lui o dell'attitudine degli altri in amore.
e sta pensando molto in questa settimana alla persona giusta per lei, con la quale concretizzare questa opportunità. Per alcune di lei c'è già questa persona e c'è un'insoddisfazione per motivi lavorativi che possono riguardare lei, che magari non si può muovere in questa settimana per lavoro, oppure lui non si può muovere per motivi di lavoro. Diciamo che c'è un po' di... Qua c'è anche il 6 di coppe. Diciamo che lei qua sta pensando anche a un'opportunità nuova con una persona nuova, perché è insoddisfatta del suo passato. Mm? Ok, vediamo la bilancia, scusami, la giustizia nel suo cuore. Paggio di coppe. Lei è aperta all'amore, al nuovo, eh? Lei vuole anche, per alcune di lei si aprono facendo le scelte giuste nei confronti di una persona in questa settimana. Alcune di lei chiedono anche scusa per qualcosa o l'hanno già fatto. Io vi dico quello che leggo e voi lo applicate, eh? Ok, magari può essere un'energia maschile anche da questa parte. E qua vediamo che il suo cuore ha capito che vuole una persona in particolare, oppure qua in questa settimana lo incontrerà. C'è un incontro qua che la farà sognare in questa settimana a lei, eh? E sta osservando questa persona, la osserva per vedere anche le mosse di questa persona. Vediamo il mondo al blocco. La ruota della fortuna, sì, qua c'è una situazione di un po' di destino avverso in questa settimana, o c'è già stata fino a questo momento, che non ha fatto incontrare l'amore alla sua altezza, oppure c'è una distanza tra lei e una persona che le interessa, e quindi questo lo percepisce come un destino un po' avverso in questo momento, o l'ha percepito così fino a questo momento. Ok, vediamo le intenzioni di lei con la stella nei confronti di lui. 3 di denari, lei vuole intendersi con lui, le intenzioni sono quelle di organizzare dei piani per vedersi, che ne dici se facciamo questo, facciamo quest'altro, il suo sogno è quello di organizzare dei piani con lui per vedersi, per cercare di vedersi, per intendersi, soprattutto se ci sono state delle cose non andate bene, per intendersi, sì. Vediamo qui le azioni che lei farà in questa settimana nei confronti di lui, le azioni di lei nei confronti di lui. 5 di coppe. Lei si allontana da una vecchia situazione di tristezza e di dolore in questa settimana. Si allontana da una situazione di abbassamento d'animo, di tristezza, di dolore. La vedo propositiva, bella, bellissima. Alcune di lei lasciano un'altra persona perché ne incontrano una nuova o l'hanno già incontrata, va bene, lasciano una situazione del passato e ne incontrano una nuova, nonostante possano avere un po' di conflittualità interne. Sì. Le azioni di lei loro lasciano la tristezza in questa settimana. Vediamo il 5 di bastoni, cosa succede alla fine, lei nei confronti di lui, lei nei confronti di lui. La regina di coppe, lei riceve, attende, 9 di coppe, chiaro, e l'8 di spade. Lei attende che lui faccia qualcosa o che l'amore, quello che la fa impazzire in questa settimana o la potrà fare impazzire prossimamente, si rechi da lei. Quindi lei non fa, diciamo, l'energia finale di lei è quella di aver atteso anche una situazione di aver... Allora, lei se ne va dalla tristezza in questa settimana, tale andare via dalla tristezza mi può parlare o di un andare a parlare con lui che sta fuori o lei che si sposta da lui, perché lui non lo vedo che fa azioni in questa settimana particolarmente, magari lavora molto, c'è una lei che va da lui. Per altre invece lei si sposta da una situazione di tristezza, sta sognando un nuovo amore che può entrare in questa settimana o nei giorni a venire. Alcune di lei lo stanno osservando da lontano. Diciamo che l'energia finale qual è? Lei attende con pazienza la regina di coppe, 9 di coppe nelle sue cose, perché in questo momento il destino avverso, ok? O comunque il destino che non sta giocando proprio a favore rispetto alla sua persona di interesse, la fa sentire un po' bloccata. Quindi sì, varie sono le dinamiche. L'energia finale mi parla di una lei che attende di ricevere piuttosto che fare delle azioni importanti. Nel frattempo le sue intenzioni sono quelle di intendersi con la persona del suo cuore o quella che può arrivare in questa settimana. Quindi io qua vedo in questa settimana un'energia di un lui che ha intenzioni molto serie, nonostante può essere combattuto rispetto a delle questioni riguardanti l'apertura emozionale o avere un po' di orgoglio a farlo, ok? Intenzioni molto serie nei confronti di lei, verso la quale si presenterà in modo
completamente risoluto con questo Papa, ripetuto 2 volte, Re di Denari e l'Asso di Coppe. Si lascerà andare con un discorso molto serio. Ok, da questa parte c'è una lei che riceve. C'è una lei che riceve, lei vuole, qua ci sono delle lei che vogliono anche scusarsi con un lui, o un'energia femminile che si vuole scusare con l'energia maschile. Tant'è che si vuole scusare anche perché alcune di lei sono state molto individualiste o hanno fatto venire fuori il loro ego rispetto a un maschile, quindi si vogliono scusare anche per questo, vogliono intendersi. Ripeto, può essere anche un uomo da questa parte, eh? Io vedo che qua c'è una lei che riceve. Fammi vedere che cosa c'è dopo l'otto di spade. Assolutamente sì, c'è un 10 di denari. Nonostante alcune di lei possono non vedersi con lui per qualche giorno perché c'è una distanza o un destino avverso, dopo il 10 di denari viene manifestato. C'è un incontro, c'è una riunione, c'è qualcosa di molto bello che accade. Ok? Andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere, ragazzi, vado a bere un bicchiere d'acqua, un attimo solo, eh. Allora, ragazzi miei, stavamo dicendo, allora io qua vedo anche una lei, ci sono delle energie femminili che sono un po' frustrate magari per qualcosa che ha a che fare con una competizione, questo 5 di bastoni. Cioè, però alla fine è come se magari pensano che lui abbia delle altre scelte, un lui specifico abbia delle altre scelte perché non fa azioni imminenti, però alla fine loro si sorprenderanno col 10 di denari che c'è un lui dei loro sogni questa settimana che fa azioni verso di lei che mi parlano di riunione. Ok? Andiamo a vedere adesso con i nostri oracoli lui-lei quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. Quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana? Le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. Le dirà: da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. E qua ritorniamo a quello che ti ho detto qua, va bene? Lei pensa che magari c'è qualcosa che non va, invece no, boom, 10 di denari, ok? È come se alla fine di questa settimana succedono delle cose, ok? Di impatto, ok? Andiamo a vedere ancora cosa le dirà lui a lei in questa settimana. Infatti, sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Bellissimo, infatti, Papa, asso di coppe. Lei avrà una sorpresa bomba questa settimana, quando meno se l'aspetta. Quando meno se l'aspetta. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Un'ultima, cosa le dirà lui a lei in questa settimana? Mi fai perdere il controllo, questo non ci sta pazzo. C'è un lui pazzo di lei proprio, bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere adesso con le carte degli archetipi. Vediamo. Con le carte degli archetipi. Vediamo un po' come sta messo lui in questa settimana nei confronti di lei, quindi cosa va a integrare in questa settimana in base alle emozioni che lui sente per lei, perché le emozioni, come sappiamo, lavorano dentro di noi per farci manifestare un talento o un potenziale, no? Vediamo un po' lui nei confronti di lei in questa settimana. Ah, il prestigiatore farà una magia. Andrà al di là delle convenzioni, dell'eccesso della formalità e delle condotte prestabilite. Farà qualcosa che la incanterà. Qua c'è un prestigiatore, un mago, andrà al di là delle convenzioni, farà qualcosa non convenzionale per lui. Per lui abbiamo visto che la parte non convenzionale è lasciarsi andare alle emozioni, cioè fare qualcosa proprio, ok? E quindi ha a che fare con questo. Andrà al di là delle convenzioni, farà qualcosa di magico lui in questa settimana, che la sorprenderà, te l'ho detto. Ancora, lui nei confronti di lei in questa settimana. Qua c'è, alcuni di lui fanno la vittima o hanno fatto la vittima. Alcuni di lui vanno a integrare l'archetipo della vittima.
E alcuni di lui hanno potuto dire, ma è colpa tua, io, poverino, io sono così. Ok, vanno a integrare questo archetipo. Alcuni di lui integrano l'archetipo della vittima e capiscono che il mondo fuori è una realtà che ha a che fare con la propria interiorità. Ok. Mettiamone un'altra, quale archetipo lui integra in questa settimana? Camaleontico, sì. Allora, qua farà delle cose, si spratticherà nel fare cose che non si è mai sognato di fare. Non a caso con la prima carta delle associative già te l'avevo detto, seguirà l'intuizione, la creatività, abilità per navigare in differenti livelli di coscienza, capacità di vedere il potenziale in tutto. Allora, vede il potenziale in una situazione negativa che ha vissuto con lei o in una situazione negativa a prescindere. Farà qualcosa di diverso, andrà al di là delle convenzioni, che ha a che fare con il blocco che aveva di lasciarsi andare, essere più rigido, e farà delle cose diverse da quello che lei si aspetta e che anche lui stesso si aspetta da se stesso. Ok. Andiamo a vedere lei nei confronti di lui in questa settimana. Ninja natural, bellissimo. Qua lei sarà naturalmente splendida. Dice amicizia con gli animali, comunicazione con con gli spiriti della naturalezza. Che vuol dire? Bambina naturale, proprio come questa carta qui, no? Che c'è un abito, una donna con quest'abito, è una donna che fa vedere la propria bellezza in modo semplice, cioè è un abito elegante, bello, ma è anche un po' rupestre, non so se si dice rupestre. Quindi sarà molto in contatto con la sua femminilità. Bellissima energia. Ancora, che cosa lei nei confronti di lui? Molto sensuale a livello proprio di sensi, no? In contatto con la propria fisicità, con la propria sensualità. Lei nei confronti di lui, lei avrà una visione a lungo termine, perché te l'ho detto anche con la stella. La visionaria, lei vede al di là delle convenzioni e di tutto. La capacità di visualizzare quello che ancora non è conoscibile agli altri, la volontà di proclamare una visione senza tenere in conto il beneficio personale. Allora, lì in questa settimana, oltre, questa carta mi parla, oltre al vedere oltre, appunto con lui, perché abbiamo anche la stella che già mi parlava, no? Di vedere oltre a quello che si vede, di vedere, di sentire questo, di lasciarsi godere da questa sensazione. La visionaria mi parla anche a livello proprio archetipico del femminile che vede oltre tutto quello che c'è nella 3D e quello che vede oltre è una realtà vera quanto quella che vede. Va bene? Ok. Andiamo a vedere ancora lei nei confronti di lui in questa settimana. L'archetipo di lei qual è? Bambino divino, sì. Qua abbiamo una lei che è in contatto con la propria bambina interiore. Totalmente, perché corpo, anima, spirito è tutto in contatto. Innocenza, purezza e redenzione, seguire una connessione speciale con la divinità. Io vedo proprio una lei che si apre proprio come un bambino alla scoperta di tesori meravigliosi che ci sono nella quotidianità, alla magia della vita. Vedo una lei molto bella, molto molto bella, vicina al suo spirito, corpo, alla sua mente, avere una visione d'insieme, una visione globale. Qua c'è anche una lei che guarda una sfera di cristallo come una sciamana, una grande saggia, si sente in contatto col divino. Vedo una lei molto molto aperta anche al miracolo, no? E quindi lei lo avrà il miracolo, l'abbiamo visto qua alla fine, va bene? Bellissima energia. Andiamo a vedere adesso, ci mettiamo gli oracoli del domani, lui nei confronti di lei. Triquetra celtica. Lui si rende conto che ci sono delle situazioni negative da cui si vuole svincolare. Solitudine, messaggio e incontro. C'è una situazione dove lui si sente vittima, dove lui vuole incantare lei, vuole avere un'opportunità nuova, va bene? Vedo un lui molto solo che manda un messaggio o si palesa a lei. Questa carta mi parla di energie negative da cui lui è si può essere sentito impregnato fino a questo momento da cui si vuole liberare. Come si libera? Con un messaggio, con un incontro, con un parlare, con un essere più vicino alla propria anima e anche vicino a lei. Ok, mettiamone un'altra vicino a lui. Lo specchio dell'io, sì, vuole confrontarsi con lei. Vedi? Si è giudicato,
si perdona perché ha fatto introspezione. Giudicarsi, perdonarsi, introspezione del fatto che ha fatto la vittima. E adesso vuole liberarsi da questa energia, avere un confronto con lei. Non si vuole giudicare più. Ok. Un'altra, lui nei confronti di lei in questa settimana. Epicuro. Avvenire certo, risoluzione, contratti di lavoro o sentimentali. Lui vuole una risoluzione con lei. Qua abbiamo proprio la figura di un uomo che vede un avvenire certo con lei, che ha a che fare con una risoluzione, con un'assenza di giudizio e con l'eliminazione dell'energia negativa legata all'archetipo della vittima. Ok. Andiamo a vedere lei nei confronti di lui in questa settimana. Il cane, lealtà, fedeltà, armonia familiare e gioia. Lei è molto fedele a se stessa e quindi anche a un lui che ama, oppure a lui che è il suo sogno, questa, la persona che la fa innamorare con la stella in questa settimana. Vedo col cane una lei molto fedele a se stessa, con il cane porta proprio gioia, fedeltà, ok? Nei confronti di lui o nei confronti di se stessa, di conseguenza anche alla persona che specchierà in questa settimana in qualità di energia dello specchio. Andiamo a vedere energia ancora di lei nei confronti di lui, energia di lei, gli opposti. Qua abbiamo l'infinito della temperanza, visione della situazione reale, procedere senza esitare, gioia, vedete gioia, gioia. Quindi qua c'è un femminile e un maschile. Lei ha perfettamente cosciente l'integrazione della sua controparte. Che vuol dire questo? Che se lei ha una persona di interesse che ama, questa che la fa sognare con la stella o che la farà sognare in questa settimana o nei tempi a seguire, lei vedrà, sentirà la fedeltà completa con questa persona qui. Gli opposti in Yang. Si sente in pace, in armonia con il suo lui o con lui che può arrivare in questa settimana. Ok, mettiamone un'altra, lei, e poi lei avrà un incontro. Abbraccio, fusione, liberazione. Io qua vedo una lei bellissima, energia dove avrà un incontro bellissimo, dove ci sarà una fusione di intenti, dove ci sarà tutte le sue speranze vengono ripagate. Abbiamo assolutamente una bellissima intesa qua in questa settimana, eh? Vedo un incontro, vedo una fusione, lei vuole l'incontro, l'abbiamo già visto, vuole l'incontro con la sua persona che la farà sognare, che la farà innamorare in questa settimana o nei giorni a venire. Ok? Energia molto bella in questa settimana. Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono le carte del cuore. Vediamo una carta per lui, una carta per lei. Una carta per lui. Trasloco, cambiamento di città, domani. Allora, qua ci sono dei viaggi e degli spostamenti. Molti di lui stanno cambiando casa, abbiamo visto qua questioni legate alla casa, questioni legate al lavoro, stanno traslocando, cambiando casa, ok? Oppure vogliono trovare una casa. Quindi abbiamo in essere in questa settimana delle questioni riguardanti queste priorità che hanno a che fare anche con lei, ok? Andiamo a vedere lei nei confronti di lui in questa settimana. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Lei va a integrare un senso di incompiutezza, lo vedevamo prima al 4 di coppe e il 6 di coppe, no? Lei si sente annoiato, diciamo un po' di situazioni negative del passato da cui lei vuole uscirne e ne uscirà, come abbiamo visto in questa settimana. Se abbiamo un incontro, nella misura in cui abbiamo un incontro tra tutti e due, viene trasmutato il senso di incompiutezza, ha lavorato sull'energia del passato, sulla zavorra animica, mi spiego, quella che non la faceva rendere e sentire completa in se stessa. Ok, ne mettiamo un'altra a fianco a questa per lei. Non ascoltare gli altri, plenilunio, e siamo ancora con questa influenza della luna piena, bellissima questa, lei ascolterà solo se stessa. Ascolterà solo se stessa e nella misura in cui c'è l'incontro con lui, lei lo vedrà come uno specchio di se stessa, quindi utilizzerà le parole che dice lui come una parte di se stessa che le dice a lei.
Ok, alcune di lei incontrano o stanno o vanno incontro hanno una dolce attesa per un grande amore, quello che già sentono arrivare, ok? Tant'è che in questa settimana rimangono fedeli a loro stesse, nell'equilibrio di loro stesse e da qui a breve avranno un incontro, una liberazione, una fusione con l'amore che le sta attendendo, ok? Andiamo a vedere adesso Andiamo a vedere adesso con queste. Vediamo un po', in chiusura ci andiamo a mettere gli ultimi oracoli. Cosa ci dicono le carte del domani? Del domani, scusami, gli oracoli delle risposte. Felice, felice. Ok, te l'ho detto, settimana. Sinfonia incompiuta, certo, ok. Ci sarà una grande occasione per compiere una sinfonia incompiuta in questa settimana che la renderà felicissima. Che si tratti di un nuovo amore, che si tratti di una persona di interesse. Qua c'è un'occasione benedetta, serendipità, affinché lei si senta così felice da compiere questa sinfonia che ha a che fare proprio con l'uovo che diventa maturo, cioè con il pulcino che nasce. E ci sarà un incontro in questa settimana o alla fine di questa settimana che mi dirà un incontro fortunato da cogliere al volo, per cui lei si sentirà così felice. L'osservatore, qua abbiamo il paggio di spade, lei ha osservato questa persona, ha osservato l'amore che vuole dentro se stessa e lo può palesare in questa settimana o alla fine di questa settimana. Wow! Quindi ragazzi miei ragazzi, stesa bellissima, ci facciamo un in bocca al lupo a tutte e a tutti. Io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!